Ehi tu, iscriviti al canale e non dimenticare di lasciarci un commento. Ciao! Sogghigno, con cattiveria. Sono contenta di vedere dove ti ha portato la tua fede. Un po' te lo meriti. Mi dispiace per il mio comportamento di prima. Non sei tuo padre, sei migliore di lui e posso solo immaginare il dolore che ti ha afflitto. Scusa ancora. Colpisci il drago giovane, ti lascia andare con un colpo d'ali, allontanandosi da tua madre. Ovviamente tutti quanti si spostano. Abbasso l'arco per dare a vedere che non sono una minaccia, non voglio essere una minaccia. Sto guardando mia madre. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Ci eravamo lasciati con un addio con un personaggio importante per ognuno di voi, in modi differenti probabilmente, e anche punti di vista differenti. Per alcuni è un semplice comandante, per altri un padre, per altri un amico, ma per altri ancora un amante. E proprio quella persona, nonché anche la madre di Seika, sembra non volersi arrendere. Abbiamo fatto un avanti veloce, neanche molto. Siete nella dimora di Seika e sua madre, Nasha. In questo momento quello che i vostri occhi vedono è quello di una persona che non si arrende, non accetta il destino, non accetta quello che sta succedendo. Armeggiando sui suoi strumenti. No, questo non lo potrà aiutare. No, lì non funzionano questo genere di incantesimi. Sto seduta al tavolo. Non combacia particolarmente questa scena, questa immagine con quello che avete conosciuto di lei, per quanto poco. Però più sua madre si agita, più lei è silenziosa. La madre di Seika improvvisamente prende una sorta di gemma, la inserisce all'interno di una morsa. Le sue dita si muovono molto velocemente, quasi come se stesse spostando alcuni filamenti, dei filamenti magici che sono uniti a quel gioiello. Poi uno di questi filamenti si spezza e anche la gemma con essa. Afferra il gioiello e lo butta contro il muro. Dopodiché continua nella cesta cercando altro. Io non sono troppo vicina a loro, mi sono tenuta un po' in disparte, mi sono appoggiata a un muro, toccando la collana di Victor, continuando a chiedere perché, e distrai perché nella mia testa, ovviamente, non ad alta voce, ma non è una preghiera, è proprio una richiesta quasi imperativa. Perché stai facendo questo? Perché gli hai fatto questo? Perché una donna deve soffrire? Quindi sono con lo sguardo basso, non riesco neanche a guardarla in questo momento. Dopo alcuni attimi si alza, è tutta spettinata, le lacrime solcano il suo viso, guarda Jasper, vede la sua collana. Quella può aiutarmi, prestamela. Mi scusi, ma cosa vorrebbe farci con questa? Voglio creare un gioiello per portarlo fuori dalla prigione. Dobbiamo provarci, dobbiamo farlo, dobbiamo salvarlo, non possiamo lasciarlo così. Mamma, Con tutto il rispetto, Victor ha deciso di sua spontanea volontà di venire qui. Sapeva a cosa andava incontro e penso che cercare di farlo evadere di prigioni non migliorerà la Ma situazione. glielo devi, è per colpa vostra che lui è lì. È perché ha portato voi qui lui, e quindi almeno glielo devi. E si butta proprio sulla sedia, le mani sono sul viso. a quel punto mi alzo e mi avvicino a lei e mi abbasso. Cerco di prenderle le mani con gentilezza ma con fermezza. Lo sai che non è colpa loro, mamma. Se lui non avesse voluto cambiare le cose. Quindi non è
colpa loro. Si sistema un attimo i capelli dal viso. Quindi mi state dicendo che dovremmo lasciar perdere tutto? Che dovremmo lasciarlo lì, morire? Dobbiamo aspettare veramente domani fin quando la corda della forca non si chiuderà sul suo collo? Non ha vacillato neanche un momento e sapeva a cosa stava andando incontro. Se così lontano lo può portare qualsiasi cosa lo muova, non ti permetterò di seguirlo nella tomba. Io mi alzo e esco dalla stanza. Vado fuori. Anch'io penso che uscirò. Non mi sento proprio a mio agio. Vedendo Jasper e Archibald andarsene, ovviamente, pure io. Io rimango ancora nel mio angolino cercando ancora di aggrapparmi a una risposta. Prendo un respiro tremante, mi avvicino alla madre di Seika e slaccio la collana. Mi accuccio davanti a lei, le prendo la mano e le metto la collana in mano. La guarda te. Perché ce l'hai tu? Mi dispiace, lui me l'ha prestata, credo, non lo so, ci siamo conosciuti in un modo un po' particolare, lui mi ha fatto conoscere la sua dea, ma penso che una dea che fa soffrire in questo modo, io non voglio seguirla. Non devi dirle a me queste parole, non devi darlo a me questo regalo. I regali si tornano indietro solo alle persone che te lo donano, al massimo. Quindi se vuoi donarglielo, se vuoi tornarle indietro, tornala a lui, non a me. Ti chiude la mano con la collana. E se c'è una cosa che ho imparato da mio marito, quando tutto va per il peggio, è lì che capisci che devi avere fede. Una dea che chiede a un fedele seguace, perché lui è stato fedele, di abbandonare la propria famiglia e guardo un attimo Seika, ma proprio per un secondo, e mi rigiro. Non meritate questo dolore. Se io sono anche solo in una piccola parte responsabile, me ne dispiace davvero tanto. Lui ha sempre combattuto tutte le battaglie che dovevano essere combattute ed è il motivo per cui mi sono innamorato di lui. Un drago maggiore non potrebbe mai amare una semplice elfa e poteva avere semplicemente una figlia con me e andarsene via come se niente fosse, abbandonarmi qua. E so che se lui si è allontanato c'è un motivo, e se in quei 7 anni in cui è andato via tu hai questa collana c'è un motivo, e se voi 4 che avete conosciuto lui siete qua insieme a mia figlia c'è sempre un motivo. Ok. Queste persone stanno cercando, e guardo Opal in cerca di approvazione, la Forgia dei Draghi. Puoi aiutarle almeno? Sì, sicuramente potrei fare qualcosa, ma perché cercate quella forgia? Diciamo che, per farla breve, so che sembra assurdo, ma stiamo cercando di salvare il mondo, almeno la nostra linea temporale. So che sembra assurdo. Penso che per te sembra assurdo anche che esista una città dove draghi volano in tranquillità senza che accada nulla di speciale. Se mio marito ha deciso di tornare qua, l'ha fatto sicuramente perché bisognava farlo. Mi dispiace per aver accusato tuo fratello. Non si preoccupi, davvero. Capiamo che è dura per lei. Suppongo che mio marito abbia fatto tutto questo solo per un motivo. Solo uno potrebbe averlo spinto a tornare qua. E se Ok. questo è il motivo, probabilmente stiamo parlando delle vestigia. Io allungo la mano verso la mia cinta e tiro fuori l'elsa della mia spada. Appoggio sul tavolo. Nasha la prende in mano, la soppesa un attimo, dopodiché si alza dalla sedia. Questa cosa non l'avevi mai vista. La lama si forma velocemente sulla sua mano, fa alcuni movimenti leggeri. La lama è come se la riconoscesse. Una donna che sta danzando con una spada. Sono alcuni movimenti veloci. Dopodiché la lama si decompone e te la riporge. Le faccio proprio un inchino con la testa di rispetto e riprendo l'elsa. Wow. La vedete per un attimo come se si fosse ripresa. Ok, vi darò una mano, ma non so se via figlia ve l'ha detto. All'interno della forgia solo i draghi maggiori possono entrare. Sì, forse per questo ci servirebbe un aiuto. Vedrò cosa posso fare, ma con la morte di Victor saranno soltanto 2 i draghi maggiori. Il triumvirato verrà sciolto probabilmente. E non penso che questi 2 draghi siano intenzionati ad aiutarci. Direi di perdere le speranze a proposito di quello. Seika, tu vedi che io è come se mi rimettessi un po' dritta con le spalle. Ok, forse se riusciamo a trovare un modo e ad agire in tempo potremo salvare più di una vita. Voglio essere ottimista, non voglio dare false speranze, ma forse se riusciamo ad agire in fretta possiamo fermarli. Potremmo provare a chiedere un'udienza, non che riservino le migliori delle attenzioni a me e a mia madre ora che siamo figlia e moglie di un traditore. Però mio padre aveva comunque
potere qui e ce l'avrà anche dopo la sua morte, è innegabile. Beh, allora la cosa migliore da fare probabilmente sarebbe chiedere udienza ai 2 draghi maggiori qua e cercare di spiegare la situazione, che è un po' tragica per tipo tutta la linea temporale, quindi diciamo che gli interessi si intersecano in qualche modo. Vi avviso, non sarà facile, però se c'è una possibilità è questa. Opal, giusto? Sì, molto Posso- piacere. Scusi. Posso chiederti un secondo con mia figlia? Ma certo, ci mancherebbe altro. Scusate per l'intrusione. Ciao. E esco. Tua madre si avvicina a te, sistema la ciocca di capelli che tu tenti di nascondere. Lei ama quella ciocca di capelli, quella treccia bianca. La sistema sul tuo vestito, poi si ferma sul tuo bavero, poi guarda un attimo la manica, vede il sangue sporco della preda che avevi cacciato. Non riesce a farti passare questi vizi da abitante. Scrollo le spalle. È che se non si nota, allora che gusto c'è a farlo? Io lo so che tu non riesci a vedere tuo padre con i miei stessi occhi e so che non lo farai mai probabilmente. E da madre non ho il compito di doverlo fare, ma porta il tuo nome fiero. Tu non sei la figlia di un morto che cammina, tu sei la figlia di un re, sei la figlia di qualcuno che ha cambiato la vita di tante persone. Accarezza un attimo la tua ferita, non vedere questo come un errore o una deformità. Lui, anche se tu non ci credi, ha combattuto fino all'ultimo per far sì che questa cosa non accadesse. È anche colpa mia, non abbiamo fatto una figlia in solitario, eravamo in 2 e in 2 abbiamo deciso di darti la vita. Risparmiami i dettagli, mamma. Sappi che veramente lui fino all'ultimo ha combattuto per far sì che questa cosa sparisse. Non è solo questo il problema, però non continuo. Ora tu hai un gruppo probabilmente. Se lui li ha portati qua e gli ha detto di seguirti o di unire comunque i loro cammini al tuo, vai con loro, aiutali. Fai che il sacrificio di mio marito almeno, non dico tuo padre, ma almeno il sacrificio di mio marito non sia vano. E ricorda che il tuo nome ha un significato profondo, è il tuo sangue, non è quello di un normale elfo. Cosa stai cercando di dirmi? Dentro di te scorre il sangue di un drago maggiore. Che mi sta uccidendo? Questo è probabilmente vero, ma è comunque il sangue di un drago maggiore. Posso portarli dentro la forgia? Se dimostrerai ovviamente di non essere una semplice elfa, ma sono sicuro che tu riuscirai a mostrare la parte migliore di te. Non li aiuto perché mio padre li ha portati qui, perché li ha scelti e in qualche modo li ha incastrati. Li aiuto per te. Ti dà un bacio sulla guancia e allora buona fortuna. Non fare sciocchezze mentre sono via, per favore. Non le ho mai fatte Questa è una bugia. Ti sei sposata quell'uomo. e lo rifarei tutte le volte. Sempre pensato che non ti meritasse. Ti dà una carezza, dopodiché si siede su quella sedia che hai visto tante volte sentire il peso di tua madre, quel laboratorio di gioielli che è in grado di creare qualcosa di unico, e la vedi rimettersi all'opera, quasi come se non fosse successo nulla. C'è una sorta di tranquillità in questo momento. Lo sta facendo non per lavorare, non per salvare come stava facendo prima Victor, ma perché quello è il suo compito. E forse rivedi anche una parte di tuo padre in lei in questo momento. Indugio un po', faccio per uscire, però sulla porta mi fermo, mi giro verso di lei. Non ti posso promettere che lo riporteremo indietro, però almeno aggrappati alla speranza. Se quella cosa che hai detto sulla fede è vera, prova ad avercela. Fai qualcosa per lui. Delle catene, tipo, così non scappa di nuovo per 7 anni. È solo un'idea. La senti sorridere. Ciao mamma, ed esco. Quando esco non so chi mi guarda uscire, ma sto mettendo qualcosa nella scarsella. Ok. Ehi, Opal. Ehi. Ehi, cacciata o decisione propria? No, abbiamo parlato un po', anzi, è stata molto gentile. Penso di capire cosa abbia visto Victor in lei e sa usare la Star Razor. In che senso sta a usare la Star Razor, scusa? Ha preso la Star Razor e la Star Razor le ha risposto come risponde a me. Già, Ok. ha detto che ci aiuterà. A entrare nella forgia? Sì, ora Seika ha detto che forse, ma magari poi ne parliamo anche con lei, ma ha detto che forse riusciremo a avere udienza con uno dei draghi maggiori. Oh.
Alla fine Victor ha chiesto asilo per noi, quindi in teoria se noi chiediamo di parlare con qualcuno di un'alta carica non dovrebbero negarcelo. Negarcelo Speranza. no, ma chissà se ci ascolteranno o se comprenderanno le nostre ragioni. Beh, ad essere onesto, di tutte le persone e identità con cui siamo entrati in contatto finora e che abbiamo dovuto convincere del fatto che stiamo cercando di salvare questa linea temporale, dei draghi antichi penso che potrebbero essere quelli che più di tutti potrebbero darci ascolto. Insomma, ne avranno viste finora, potrebbe non essere così assurdo per loro. O potrebbero essere incredibilmente annoiati perché tipo dall'alba dei tempi che esistono e quindi questo potrebbe scuotere la loro giornata. E lo dico con questo esatto sarcasmo piatto. Hanno detto che non volevano niente a che fare con la vita dei mortali al di fuori della loro cerchia. Abbiamo ucciso un demone ranniforme, schifoso, pieno di occhi. Ammazzeremo anche un drago a questo punto. E ti Non dire allungo... tanto- Non ho il tuo cervello, Jasper, ma veramente potevi dire tutto tranne quella parola. No, ma più che altro sai qual è il problema secondo me, se ho capito bene? È che, allora, se non ricordo male, ho letto dei libri sui draghi metallici e cromatici. I cromatici sono un po' più vendicativi, sono un po' più cattivelli, diciamo. Quindi è tipo una catena che non finirà mai. Mi potresti restituire l'orologio? Perché? Mi fa sentire più tranquillo averlo con me. Ok, te lo ridò. Me lo metto nella tasca interna. Li raggiungo, tutto qua. Nascia sta bene? Sì. Credo. Sembra essersi ripresa più in fretta. Probabilmente il discorso che ha fatto è servito più a lei che a noi. Meglio così. Sembravi scossa dentro. Io, sì, un pochino. Non ho capito perché volevi ridarle la collana. Vedi che non ce l'ho al collo in questo momento. Victor me l'ha data quando gli ho chiesto di avere un simbolo sacro, perché pensavo di voler seguire il cammino di Alistrae. Le sto chiedendo da ore per quale motivo ha dovuto rovinare una famiglia e non mi sta rispondendo. Non credo di voler più seguire quel cammino. Se porta a questo, se porta ad abbandonare le persone che ami, sicuramente la collana è molto bella, ma la simbologia che ha per me non credo abbia più senso. Lungi da me costringerti verso una strada che non vuoi, però se volessi proprio provarle tutte prima di voltargli le spalle, c'è un tempio in città. Magari non adesso, ma se ti andasse. Grazie. Sì, proverò. Ok? Che ne dite se ci invitiamo a cena a questo punto? Si va lì e gli si dice: oh, allora che si fa? Si mangia qualcosa? Invitami perché resto. Andiamo. Arrivate all'enorme torre d'avorio. I draghi sono in fermento in questo momento. Volano ovunque. Venite fermati dalle guardie. Semplicemente scambiate due parole e chiedete il permesso di avere un'udienza col triumvirato, o almeno una parte di esso. Questa udienza non vi viene negata. Anzi, la guardia torna molto velocemente. Venite scortati all'interno di un enorme palazzo ricoperto di marmo bianco con diverse venature dorate. È qualcosa di molto antico, soprattutto quando vi fermate di fronte alle porte in avorio, quella che viene proprio spostata per mostrarvi un'enorme sala del trono. Il tappeto rosso vi fa da percorso di fronte a 3 enormi troni, fatto con i 3 metalli di ogni drago. Le 2 figure sono sedute ai lati dei 3 troni, si alzano alla vostra presenza, fanno un leggero inchino quando entrate. Io lo restituisco immediatamente. Anch'io faccio una riverenza. Anch'io. Renzau fa alcuni passi, scendendo alcuni dei gradini che vi dividono da loro. Si porta quasi al vostro stesso livello, se non fosse solo per un gradino. Finalmente degli ospiti che forse saranno in grado di dirmi cos'è accaduto a uno dei miei più cari amici. Quindi suppongo che voi siete qui a dare le risposte appunto alle domande che ci stiamo ponendo io e Zinestra. Parzialmente sì. E guardo un po' gli altri come dire chi. Parlo io, parlate voi? La regnante di bronzo avanza, non scende dagli scalini. Pesate bene le vostre parole, perché anche se sembra che lui sia quello magnanimo, in questa situazione non lo è. Le nostre parole in questo caso, se sono risposte cercate, non potranno che essere la verità. Se questa verità vi piacerà o meno, mi dispiace dirvi che purtroppo non dipenderà da noi. La stessa cosa vale per le nostre risposte.
risponde Renzao. Mi sembra più che giusto fare noi il primo passo. Il motivo per cui Victor ci ha portato qui, consapevole di ciò a cui andava incontro, è perché purtroppo in ballo c'è molto. Negli ultimi mesi siamo stati coinvolti in delle trame che sono andate al di sopra delle nostre aspettative e della nostra immaginazione, e noi siamo qui oggi in vostra presenza perché siamo stati incaricati, perché il destino ha voluto che noi 4 fossimo i portavoce e a quanto pare la forza che può salvare questa linea temporale e tutte le altre insieme a questa. E faccio una piccola pausa. Vi stanno studiando, stanno soppesando ogni parola che voi state dando. Abbiamo dovuto affrontare un viaggio non esattamente piacevole all'interno dell'Underdark, che ci ha portato a scontrarci con Lolt e il suo avatar. Non starò qui a cercare di omettere dei dettagli o presentarvi delle mezze verità. Uno dei fulcri dietro al fatto che oggi siamo qui è che io nell'Underdark ci sono morto, ma sono anche tornato, e a quanto pare questo è stato l'evento che ha permesso che qualcosa in questa linea temporale avesse ciò che serviva per essere la linea temporale giusta. Dopo ciò che è accaduto siamo stati richiamati da Mordenkainen, il leggendario incantatore, che ci ha portato in un'altra linea temporale e ci ha fatto vedere un mondo completamente in rovina, con una manciata di superstiti, tra cui alcuni di noi, e ci ha spiegato come il fatto che noi fossimo tutti e 4 vivi nella stessa linea temporale e con le 4 vestigia fosse l'unica soluzione, l'unica speranza per la quale quel susseguirsi di eventi sarebbe potuto essere fermato. E quindi ritorniamo al motivo per cui Victor ha messo in gioco tutto per portarci qui. Dal tuo portamento e dalle tue parole suppongo che quindi tu sappia forse quali sono le scelte che debba fare un regnante e che certe volte vanno sopra l'amicizia, sopra l'amore, e tu ancora non mi hai dato una motivazione per cui io non debba oggi portare il figlio di uno dei miei più grandi amici, a cui il padre in punto di morte mi disse: lui regnerà con te e dovrai insegnargli tutto, e ora io lo devo consegnare alla forca. Le tue parole non mi hanno convinto, anzi, lui ha fatto proprio una sua scelta, come stai dicendo, e se anche le vostre parole fossero vere, lui è comunque tornato qua quando potevate farlo per scelta vostra. E se io oggi ritirassi il mio ordine, cosa pensi che accadrebbe? Beh, io posso parlare a nome di qualcuno che non può in questo momento comprendere appieno voi, la vostra saggezza e la vostra cultura, ma se essere un regnante ha dei tratti in comune ovunque nel mondo, so bene che cosa mi sta dicendo. Io non vi chiedo di lasciare andare Victor, vi chiedo di aspettare, e mi inchino perché voglio far capire che sto dicendo queste parole con rispetto verso di loro. Seika, hai qualcosa di aggiungere alle parole di questi 4 forestieri? Guardo Jasper pensando che ha fatto, credo, un ottimo discorso, solo che se doveste rifiutare, non vedo come la richiesta di aiuto potrebbe coincidere con la richiesta di rilascio, anche se comunque non accettaste di liberarlo o aspettare, forse vi chiederemo comunque umilmente di aiutarli. Per un attimo si gira, mi dà le spalle. L'altra regnante di bronzo lo guarda. Fa un cenno di no. Il regnante d'oro si rigira. Oltre queste mura, io ho nemici. Noi tutti abbiamo nemici. Qualcosa che si annida nell'oscurità, che cresce sempre di più e che voi stessi state portando qui a casa mia. Ogni piccola scelta che noi facciamo rischia di portarmi alla debolezza e a dare un segno di inizio a una guerra che non so se riusciremo a vincere. Muovo un passo avanti a capochino, se mi permettete. Non ho magari un portamento elegante o consono come alcuni dei miei compagni, ma
abbiamo visto un probabile futuro. Nel caso in cui non agissimo in questo, non c'era più niente. Non c'erano amici, non c'erano nemici, non c'erano alleati, non c'erano divinità, non c'erano draghi. Comprendo le vostre decisioni o la vostra scelta di non volerci aiutare in quanto magari temete la minaccia che si cela oltre le mura. L'esito di questa scelta sarebbe la distruzione in entrambi i casi. E quindi tu hai la sicurezza che lasciando vivere Victor questo futuro diverso da quello che stai dicendo si avvererà? Quindi tu mi stai dicendo che questa scelta di cui tu non hai idea? No, io non ne ho assolutamente idea. Però Nasha mi ha insegnato una cosa nel brevissimo tempo che l'ho conosciuta. Bisogna avere fede nei momenti giusti e nei momenti sbagliati. Quindi io ho fede, non ho fede in una dea, non riesco a possedere la fede per una divinità. Ho fede per qualcuno che conosco, per qualcuno che mi ha dimostrato il suo valore. E quel qualcuno è Victor. Qualcuno che voi conoscete bene è venuto a trovarmi, un drago rosso, e mi ha detto che voi non gli avete alzato un dito e che è stato Victor a rispondere al suo attacco. Sapeva bene Victor cosa comportava questo. Quindi voglio farti ragionare in una cosa, Archibald, signore. Archibald, che se lui è qui oggi ha capito bene che forse il cambiamento avverrà col suo sacrificio. Seika, tu sai il motivo per cui tuo padre è andato via 7 anni fa? Ha scoperto qualcosa riguardante la tua ferita. Se lui stava vicino a te, tu stavi male. E quindi lui è andato via per cercare una cura a quella malattia. Più volte gli ho detto di non farlo, di non andare via, quindi sapeva quello che stava facendo. E non abbiate timore sul fatto che questa cosa per me non abbia un peso. Anzi, io l'ho conosciuto fin da piccolo. E se c'è una cosa che ricordo, che al capezzale di suo padre, Victor non versò neanche una lacrima. Disse che lui doveva prendere il suo posto, il posto di suo padre, e che avrebbe difeso il suo popolo e il suo mondo a qualsiasi costo. E prima di andare via, lui mi disse che stava andando via per difendere il suo mondo. Ed eccolo qua il suo mondo. Io mi piazzo davanti a Seika, tiro fuori la collana di Elistrae, la tengo sulla mano e gliela mostro. Io non ho mai studiato i dogma di Elistrae, ma è come se li sapessi. Sii benevolo verso gli stranieri, offri un riparo a chi non ha una casa e dai da mangiare agli affamati. Ripaga la rozzezza con la gentilezza, ripaga la violenza con altra violenza, in modo che quelli che causano vengano messi al proprio posto. Victor ha seguito i dogmi della sua dea, per quanto siano sbagliati e contro quello che credete voi. Chiudo la mano e metto via la collana. Non c'è bisogno di creare altra sofferenza. Tartu muoverà il suo esercito qui, contro di me, se Victor non morirà. E non mi minaccerebbe mai qua dentro, se non avessi il potere di muoversi. Se lui vi ha trovato mentre venivate in qua, non era stato un caso. Come vi ho detto, forze oscure si stanno muovendo all'esterno. E penso che purtroppo avrò bisogno di alleati, sì, che siete voi, ma ho anche bisogno di tempo. La vita di un drago è qualcosa di diverso, qualcosa che non lascia subito questo mondo. Quindi no, non cambierò idea, se è quello che mi state chiedendo, ma vi darò una mano. Insieme cercheremo di salvare quello che mi è più caro. E in questo momento la regnante di bronzo si alza di scatto. Sarete voi a portare questo fardello, sarete voi ad andare avanti. E se qualcuno o qualcosa dovesse muoversi contro questo posto, io lo difenderò a qualsiasi costo, ma non posso tornare indietro. Non posso, per coloro che ancora credono in qualcosa. E il sacrificio spesso e volentieri può essere anche un martirio. E se Victor è tornato qua e non ha mai detto nulla di quello che ora mi avete detto voi, è probabile che lui sapeva bene del suo destino. E proprio come hai detto tu, giovane ragazzo, in quel futuro non c'eravamo noi, quindi non saremo noi a combatterlo, saremmo a morire per combatterlo, ma non posso accettare purtroppo. Ma una buona azione la posso fare, perché è giusto che sia così. Seika, da questo momento ti vengono dati tutti i poteri riguardante il triumvirato. Tu rappresenti la famiglia reale, rappresenti il lascito di Victor e ogni cosa che lui ha rappresentato in questo mondo, perché così lui vuole e così sarà fatto, come suo ultimo desiderio. Vedete l'espressione del regnante di bronzo adirata, stringe il pomello della sedia, sentite forse anche scricchiolare mentre lo fa. Ma no, un momento, io non credo di... No. Non so se
Posso... Non è il momento di parlare, Seika. Mi dispiace. Sono le ultime parole di tuo padre e, lungi da me, non rispettarle. Quindi verrei trattato come drago maggiore. Ovviamente, avrei il titolo di regnante d'argento. Io mi affianco a Seika, essendo che mi c'ero piazzata davanti. Quando comincia a parlarle mi sposto per far sì che parlino, e quando gli dice che sarà considerata regnante d'argento io mi abbasso con un ginocchio a terra come a farle un inchino. No, aspetta, per favore, no. Non credo di essere la persona adatta. Potrei dire cose che a voi potreste non gradire. Non hai nessun obbligo di rimanere qua all'interno di questa sala. So cosa sei, so chi sei. Potrei ordinare che venga rilasciato mio padre. Non hai questo potere ancora. Tutto questo ti verrà dato nel momento in cui c'è proprio un momento di silenzio, in cui Victor lascerà tutto questo a te. Una vita per salvarne tante. Permettetemi solo, signore, i draghi rossi sono crudeli e arroganti. Se adesso voi cedeste al ricatto, cosa gli impedirebbe di rifarlo? Ricattarvi un'altra volta? Minacciarvi con un esercito che non avete mai visto per costringervi a fare qualcosa che loro vogliono? Perché oltre i draghi rossi ci sono altri alleati, che quello che accadrà smuoverà in loro sicuramente qualcosa. E le parole della figlia, di colui che si è sacrificato per un bene superiore, potrà unire questi popoli. Parlo dei giganti, sono ancora con noi, sono ancora dalla nostra parte loro. Agli eserciti bisogna dare una motivazione, agli alleati una motivazione per entrare in battaglia. E io purtroppo, insieme all'altra regnante, abbiamo molto da fare qui all'interno del palazzo. Quindi dovremo andare noi a parlare con i giganti? Ovviamente dopo l'evento. Certo. Mi scusi se mi permetto, non so dove siano questi giganti, ma ci è stato detto che se noi dovessimo uscire di qui, quel drago ci darebbe la caccia. Ma voi non avete più alcun debito nei suoi confronti, dopo quello che succederà domani. Ha senso. Quindi, che il volere di Bahamut sia fatto. Perdonate la franchezza, ma state compiendo un errore. Dimostramelo. Dimostrami che sto compiendo un errore. Bahamut ci ha insegnato che non si può rispondere a tutto questo con una guerra. E questo è il problema. E lì la vedete proprio più tesa, ha abbandonato completamente l'ordine, la parvenza di cortesia e garbo che stavate cercando di mantenere tutti, lei compresa. È esattamente questo il problema. Siete costretti in una strada in cui vi siete messi da soli e neanche per fare la cosa giusta riuscite a uscirne. Neanche per salvare la vita di qualcuno che avete visto nascere o che avete cresciuto, neanche per salvare la vostra città. Siete tutti burattini in mano di qualcuno, Bahamut, Elistrae, Victor e il triumvirato stesso. Ti sorride. Allora dimostrami il contrario. Come? Dimostrami che tuo padre si sbagliava. Dimostrami che il sacrificio che lui sta facendo per far vivere te non sia vano. Dimostrami che tu sei in grado di portare il cambiamento. O vuoi mettere che i miei dubbi sono sempre stati giusti? Seika, sai cosa è successo, vero? Quando tua madre ha sorpassato le guardie. Quando tu hai lanciato la freccia. Non farmi pentire di aver fatto un favore a un amico, ma anzi dimostrami che tuo padre aveva ragione. Il fatto che abbia ragione o possa aver ragione non gli salverà la vita, quindi a che vale? Salverà la vita di molti. Scusate. E a grandi passi mi giro e me ne vado. Guarderei un attimo Archibald, Jasper. Potete tranquillamente andare anche senza di me. E vado verso Opal. E mi giro, poi chiedo scusa. Altro da aggiungere? No, signore. Io vorrei avanzare una richiesta, se è possibile. Sembra giornata. Prima di andarcene per il compito che ci avete affidato, avrei bisogno di un consulto magico. E chi se non degli esseri come voi? Vi verrà concesso, ma capisci bene che c'è una preparazione a quello che accadrà domani. Quindi Certo. tutto questo dovrà essere rimandato a dopo l'evento. Certo, ci mancherebbe, non pensavo di... Non volevo avere l'arroganza di dire di farlo adesso. Scusate, dov'è? Porca troia. È da mezz'ora che la vedo sbucare con la testa e rientrare. Amore, Bellissima! Se qui abbiamo finito, ci congediamo. Lasciate soltanto che mi congratuli con voi nella vostra lunga vita
avrete modo di vedere un vostro caro amico morire. Faccio un inchino ed esco dalla stanza. Allungo un attimo il passo, ti afferro la mano per fermarti. Te la lascio subito però perché non è una roba molto da Jasper questa. Scusa, non mi voglio permettere di farmi gli affari tuoi, però se vuoi avere l'opportunità di dire qualcos'altro a tuo padre, chiediglielo ora. Domani durante la cerimonia non è detto che tu possa. Mi giro verso i regnanti. Vi ringrazio per averci ricevuto e averci ascoltato. Grazie. Mi inchino e mi avvio verso l'uscita e mentre mi giro lancio uno sguardo ad Archibald. E nel momento in cui lui fa l'inchino, muovo anche io un inchino con la testa e seguo Jasper fuori da lì. Li guardo andare via, in realtà tengo gli occhi fissi su Jasper perché non ci avevo minimamente pensato, non mi aveva sfiorato neanche per un secondo il pensiero. Quando se ne vanno sollevo di nuovo lo sguardo verso i regnanti. Potrei avere occasione di dirgli addio. La regnante di bronzo sospira. Faremo finta di non vedere chiunque si intruffoli nel retro della forca per controllare gli averi di Victor. È il massimo che possiamo fare. Non vi ritengo persone cattive, non vi ritengo regnanti crudeli o indifferenti. Tutt'altro, so che Vetraskaya vi deve tutto. Avete detto che posso portare il cambiamento, ebbene, non devo essere io a farlo. La figlia bastarda di un drago che sta per morire. Potete essere voi, potete impedire che qualcuno di importante muoia domani. Io non vedo una figlia bastarda, io vedo un drago davanti a me. Chino il capo ed esco. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Avete dormito? Forse no. Avete pregato? Avete pianto? Avete sperato? Avete fatto tutto quello che era possibile per voi? O avete fatto quello che era giusto? Ma giusto per chi non lo sapete. Sentite il peso, sentite il momento, vivete quel momento. Siete in prima fila, siete gli ospiti. La folla è enorme. Probabilmente c'è quasi tutta la città lì. Con voi non ci sono Seika e non c'è sua madre. La forca sta proprio di fronte alla statua che fa da spalti a quelli che sono i regnanti. Loro guardano dall'alto quello che sta succedendo, ma non perché si sentano in questo momento superiori, ma perché la forca non è solitamente per un regnante, solitamente è per dare la dimostrazione di qualcosa. Il cielo è scuro, tutto intorno a voi, la piazza è in un silenzio sacro. Un battito di ali, colmo di catene e metallo, si lascia andare sul retro della forca. A questo drago è collegata la figura di Victor, che si libera dalle catene. Non ha l'armatura, non ha niente addosso se non una maglia e dei calzoni semplici. Lui è proprio davanti a voi. Non l'avete mai visto in quella maniera, Seika e Nash. Alcune guardie sono accanto a voi, probabilmente più fedeli dato anche le scaglie che portano, e non si oppongono a nulla. Uno di loro dovrebbe fare un controllo che Victor non abbia qualcosa addosso, qualcosa di pericoloso, qualcosa che possa portarlo alla fuga, ma tutti in quel momento sapete che nessuno, soprattutto lui, ha intenzione di fuggire da quel momento. I suoi passi scricchiolano sotto i suoi stivali. Si avvicina a te, Seika. Le sue mani sono collegate a delle manette. Guarda un attimo la guardia e toglie le catene a Victor. Nessuno fiata, nessuno dice nulla di quello che succede. Degli ordini non rispettati. Victor si aggiusta i polsi, dopodiché abbraccia tua madre. Le loro fronti si appoggiano una sull'altra. Lei scoppia in lacrime. Victor, sempre tenendo la fronte su tua madre, con una mano si avvicina al tuo volto. Resto ferma, però mi conficco le unghie nelle mani per costringermi a stare ferma. Accarezza il tuo volto. Vi guarda entrambi. Voi siete state le uniche che mi hanno visto davvero per quel che sono. Avete visto attraverso me, non avete visto me. Avete visto
visto oltre le mie scaglie, avete visto oltre la mia carne e io non ho nessun pentimento se non quello di forse non aver dimostrato quello che avrei dovuto fare fin dal primo momento. Seika, io amo te come amo tua madre. So che non mi perdonerai tutto quello che ho fatto e ho sbagliato probabilmente anche a chiederti di fare qualcosa. Questo un padre non dovrebbe mai chiedere qualcosa a un figlio. Dovrebbe essere il contrario. Ti chiedo scusa di tutto. E non prendere quello che sto facendo ora come un semplice sacrificio, un qualcosa per andare via da voi. Non è il mio lascito questo. Mi dispiace di averti regalato un dolore e una sofferenza. Io ho provato tutta la vita, ho seguito Elistrae proprio per toglierti quel fardello, perché è quello che dovrebbe fare un padre. Ed è quello che non ha fatto il mio. Ma perché non me l'hai detto? Preferivo che tu mi odiassi rispetto a farti fare una scelta se farti soffrire o meno. Mi rendo conto appunto di avere le lacrime agli occhi, perché mi aspettavo di tutto, ma non che mi chiedesse scusa. Sono molto colpita e smarrita, mi rendo conto che se mi sta chiedendo scusa si sta giocando tutte le carte, lui è convinto di morire adesso e per la prima volta non voglio. Mi avvicino di un passo e abbasso la voce. Trasformati, vola via, vattene, scappa. Per una volta tirati fuori da questa dannata strada in cui ti sei costretto da solo. Non mi sono costretto a nulla. Io lo sto facendo per chiunque ci sarà dopo di me, come l'ho fatto mio padre. Io ho costruito un sentiero e questo sentiero dovrà essere attraversato da chi vorrà. Io ho ascoltato le loro parole e il giorno in cui me ne sono andato ho giurato che sarei tornato soltanto per lasciarti qualcosa. Ed è vero, probabilmente ti sto lasciando in mano anche il destino di questo mondo, perché sono sicura che tu non li abbandonerai, ma non sei obbligata. E ho capito una cosa: certe volte i padri devono farsi da parte per i figli. Ma non morendo, tu non mi stai lasciando qualcosa, tu mi stai lasciando la mamma. Non sto morendo. Chi avvicina la mano al tuo petto vivrò per sempre qui. Mi lascio andare a un singhiozzo, faccio un passo indietro, scuoto la testa, però a me non basta questo, mi dispiace, a me non basta. Non è facile dire addio alle persone che amiamo, non lo è tantomeno per me, ma tutto migliorerà, tutto viene fatto per un futuro migliore. Poi alza il tuo mento, poi da oggi sarai un drago, quindi non avrai più bisogno di guardare dal basso verso l'alto. Sii fiera del tuo titolo. Sarò solo l'ombra di quello che sei stato tu. Ho detto le stesse identiche parole a mio padre sul suo capezzale, ma ho capito che quelle parole non avevano valore perché non dovrai essere come me, dovrai essere te stessa. Una guardia si avvicina a Victor, gli fa un cenno con il capo. Capite tutti e tre che è il momento che lui deve andare. Faccio un passo indietro, li lascio un attimo solo loro due e veramente la consapevolezza che lui sta per morire mi piomba addosso, quindi riesco soltanto con le gambe che minacciano di cedere da un momento all'altro correre via. Non riesco a dirgli addio. Tua madre abbraccia tuo padre, si lasciano andare a un bacio profondo, dopodiché rimangono in silenzio, non si dicono nulla, ma in questi casi non servono le parole. Dopodiché lascia andare tua madre, lei si avvicina a te. Tua madre sembra sì impaurita ma anche più forte di prima. Tema alla scalinata di legno che porta in cima alla forca. Dopodiché le guardie si avvicinano a voi per scortarvi tra il pubblico. Seika, vieni accompagnata accanto ai tuoi amici con tua madre. Siete tutti lì, nello stesso identico punto. Ora farò qualcosa di particolare che non ho mai fatto e spero di riuscire a dare il giusto peso alla scena. Non vi lascerò trasportare dalla mia narrazione descrivendovi quella che è la scena in sé, ma vi lascerò vivere il momento, vi lascerò prendervi il vostro tempo e l'unica cosa che avete ben conscia e che io posso aiutarvi a narrare è le mura gigantesche intorno a voi, le persone che guardano la forca e infine la figura di Victor che appare pian piano. L'ho già descritto ed è lì che avanza verso quel momento, un passo alla volta. Non abbassa mai lo sguardo. Guarda Opal, guarda Jasper, guarda Dagnall, guarda Archibald, guarda Seika, guarda sua moglie. Guarda tutti voi. Una corda che dovrebbe essere non per le persone del suo grado, ma per furfanti, per persone che hanno fatto del male. Si avvicina intorno al suo collo. Dei pugni
sul metallo, l'esercito, gli uomini che lui ha addestrato. Dalla tribuna, la regnante di bronzo si alza, mette un pugno al petto anche lei. Il regnante d'oro si alza pure, poi fa alcuni passi e avvicina anche lui la mano al petto. Tutto sembra molto più lungo di quello che è realmente. Non ho rimorsi per quello che ho fatto, non ho rimorso per nulla. Mi dispiace solo una cosa, mi dispiace che non potrò festeggiare con voi quando finalmente la luce tornerà su tutto questo, che non potrò essere insieme a voi a raccontare della vittoria contro l'oscurità, ma sono sicuro che voi ci riuscirete, che ognuno di voi qua porterà onore e salvezza in questo mondo. Vi ringrazio per aver fatto parte anche solo per un secondo della mia vita, che siate stati soldati, amici, amanti, siete stati parte della mia vita. Grazie. C'è un momento di silenzio, i soldati cominciano a battere il pugno sempre più forte e poi si sente una leva muoversi e alla leva